Ciao amico, benvenuto sul mio canale. Mi chiamo Nero e ti spiego l'Islam come te lo spiegherebbe un cane nero. Oggi parliamo di un argomento molto interessante e ad onor del vero un po' ostico, che ho visto trattare pochissimo fino ad ora, la finanza in chiave islamica. Vista la complessità del tema, mi limiterò qui a parlarvene nella maniera più semplice possibile e a darvi giusto un'infarinatura. Mi sono anche avvalso della consulenza di un esperto di finanza, che qui chiameremo Germano Reale, per darvi una panoramica che fosse al contempo comprensibile per i non addetti ai lavori come me e soprattutto corretta. Cominciamo dunque. La finanza islamica è un sistema economico che si basa sui principi della Sharia. Uno dei pilastri fondamentali di questo sistema è il divieto della riba, prescritto dal Corano. Ma che cos'è la riba e perché è proibita? La riba si riferisce al guadagno che deriva da un prestito con interesse. Esistono due tipi di riba. Riba al-nasia, che riguarda il prestito di denaro con un interesse aggiunto se il rimborso viene ritardato. È il tipo più comune di riba proibito nell'Islam e si riferisce al prestito con interessi che vediamo spesso nelle pratiche bancarie convenzionali. E poi c'è il riba al-fali, che si riferisce allo scambio di merci di ugual genere in quantità diseguali. Ad esempio, lo scambio di oro per una quantità maggiore di oro o di grano per una quantità maggiore di grano. Questo è visto come un tentativo di ottenere un profitto senza un reale incremento di valore, quindi è anche considerato riba. Questa pratica è fortemente condannata nel Corano e negli Hadith, le due principali fonti della legge islamica. Leggiamo nella Sura 2 del Corano dal versetto 275. Coloro che invece si nutrono di usura resusciteranno come chi sia stato toccato da Satana, e questo perché dicono: il commercio è come l'usura, ma Allah ha permesso il commercio e ha proibito l'usura. Chi desiste dopo che gli è giunto il monito del suo Signore, tenga per sé quello che ha e il suo caso dipende da Allah. Quanto a chi persiste, ecco i compagni del fuoco. Vi rimarranno in perpetuo. Allah vanifica l'usura e fa decuplicare l'elemosina. Allah non ama nessun ingrato peccatore. In verità, coloro che avranno creduto e avranno compiuto il bene, avranno assolto l'orazione e versato la decima, avranno la loro ricompensa presso il loro Signore, non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. Il commentario a corredo dei versetti in questo caso è molto interessante. Si legge: netta e assoluta la condanna dell'interesse sul denaro, dell'usura, della speculazione finanziaria sull'oro e sulle valute. L'Islam tende alla prevenzione di tutto ciò che può portare turbamento all'interno della comunità dei credenti. Le questioni di denaro sono una delle maggiori occasioni di contrasto tra gli uomini e pertanto Allah ci ha imposto di regolarizzarle con documenti scritti e controfirmati da testimoni. Quindi il Corano condanna l'idea che guadagnare denaro senza un reale scambio di beni o servizi sia ingiusto e contrario alla volontà di Allah. Il divieto della riba ci viene presentato come un modo per evitare che i ricchi diventino sempre più ricchi a discapito dei poveri, mantenendo così una certa giustizia sociale, e il commento specifica che Dio avrebbe fornito degli strumenti per regolarizzare le questioni di denaro. Ma andiamo a vedere come sono stati recepiti nel sistema finanziario islamico questi precetti. Navigando nei siti di banche come quella della Dubai Islamic Bank, si può leggere una descrizione assolutamente entusiastica del suo funzionamento. Leggiamo. Fin dal XVIII secolo l'attività bancaria è stata condotta su un sistema basato sugli interessi, prestando denaro a chi era nel bisogno. Senza altre alternative disponibili, le persone non avevano altra scelta che prendere in prestito denaro a tassi di interesse spesso elevati. Ciò ha portato alla formazione di un sistema ingiusto che ha portato inutili difficoltà alle persone. Fu questa necessità di un sistema finanziario equo a determinare la nascita del sistema bancario islamico a metà degli anni 70. Il suo obiettivo era quello di fornire un'alternativa finanziaria che fosse equa, trasparente e soprattutto una fonte di elevazione economica per tutti coloro che ne avevano bisogno. Il sistema bancario islamico, illuminato dalla guida dei principi della Sharia, emerse come un sistema finanziario alternativo che non dava né riceveva interessi, introducendo così un sistema equo di giustizia sociale e uguaglianza, soddisfacendo al contempo le esigenze finanziarie delle persone e mantenendo elevati standard di etica, trasparenza e senso di responsabilità. È la miseria, e chi non vorrebbe adesso correre a Dubai per aprire un conto corrente con queste premesse? Abbiamo abolito la povertà! Di Maio, spostati. Entriamo ora un po' nel merito di come queste banche funzionino, viste le premesse sfavillanti. La finanza islamica ha sviluppato diverse forme alternative di transazione, tra le più comuni ci sono Murabaha.
Qui la banca compra un bene per conto del cliente e poi glielo rivende a un prezzo maggiorato, stabilito in anticipo. In questo modo non c'è interesse, ma solo un profitto dichiarato. Mudaraba, una specie di partnership in cui una parte fornisce il capitale e l'altra gestisce l'impresa. I profitti vengono divisi secondo un accordo prestabilito, ma le perdite sono a carico solo del fornitore di capitale. Ijara, questo è simile al leasing, la banca compra un bene e lo affitta al cliente per un certo periodo con l'opzione di acquisto alla fine del contratto. Come vi ho già accennato prima, per capire meglio come funziona tutto questo, mi sono rivolta a Germano Reale. La nostra fattoria degli animali sta crescendo. Un attuario esperto in SaaAIM, l'avrò pronunciato giusto? Non lo so. Ossia un professionista attualmente qualificato che ha il compito di aiutare le istituzioni finanziarie per cui lavora a prendere decisioni intelligenti su come gestire i loro soldi, detto in parole poverissime. La sua spiegazione è stata molto esaustiva e per questo e per l'essersi reso disponibile lo ringraziamo davvero tantissimo. Ed è corredata da un paio di riflessioni che a mio avviso sono molto interessanti. Vi leggo testualmente il suo contributo. Nonostante lui si sia espresso con estrema chiarezza, può non essere di immediata comprensione, per cui cercate di seguire con attenzione. In breve, i principi della finanza islamica sono: 1. È proibito guadagnare dal tasso di interesse. Fare soldi dai soldi è contro la legge islamica. 2. Ci si basa sulla condivisione dei rischi con il cliente. 3. Si prediligono investimenti nell'economia reale. 4. È possibile investire solamente in attività etiche secondo la legge islamica. Ad esempio niente alcol, prodotti collegati alla carne di maiale, scommesse, pornografia. Queste regole fanno sì che il funzionamento sia diverso rispetto ad un istituto finanziario occidentale. Sostanzialmente, per trarre profitto, caricano delle commissioni. Quando vuoi comprare casa hai due metodi. Metodo A: musharaka. Il cliente e la banca comprano l'immobile assieme, poi il primo gradualmente ripaga la parte del secondo. Metodo B: wakala. La banca compra l'immobile e lo vende al cliente, il quale dovrà ripagarlo a rate. In entrambi i casi il guadagno consiste nella commissione che la banca applica sul valore della casa. Di fatto il profitto è generato dalla vendita dell'immobile al cliente e pertanto non viola la legge islamica. Ad esempio, supponiamo un immobile da 100.000 euro. Con il metodo A, musharaka, la banca compra 80.000 euro e il cliente 20.000 euro. Il cliente dovrà ripagare il valore dell'immobile alla banca pari a 80.000 euro più commissione, ad esempio 90.000 euro a rate. Nel metodo B, wakala, la banca compra l'intero immobile e lo rivende al cliente per 100.000 euro più commissione, ad esempio 120.000 euro che il cliente dovrà pagare a rate. Se posso, vorrei fare alcune considerazioni personali. Il fatto di non far pagare gli interessi è una paraculata bella e buona. La differenza tra la banca che compra la casa a te e la rivende a un prezzo maggiorato e la banca che ti presta i soldi ad un tasso fissato per comprare casa è solo formale, a mio avviso. In merito alla condivisione del rischio, di cui al punto 2, quando una banca finanzia un mutuo si accolla il rischio che il cliente non paghi e che quindi perda i soldi, esattamente come la banca islamica perde la commissione se il cliente smette di pagare. Tra l'altro, nel modello tradizionale di banca, questo viene ridotto o proprio annullato dal pagamento di un'assicurazione sulla rata del mutuo. In quel caso il rischio è in mano all'assicurazione, né al cliente né alla banca, oppure in quota parte tra cliente, assicurazione e banca in base al contratto. Di nuovo, mi sembra un po' solo una questione di facciata più che di sostanza. Da quel che ne so, il punto 3, cioè l'optare per investimenti nell'economia reale, ovvero di beni tangibili, aggiungo io, si traduce nel non investire in derivati finanziari e poco in titoli tradizionali. Il problema è che non tutti i derivati finanziari sono fatti per speculare, molti servono per coprire rischi finanziari o ambientali. Qui apro io, cane, una parentesi per spiegare in parole semplici che cosa sia un derivato e poi continuo con le considerazioni di Germano. I derivati, in parole semplicissime, sono contratti che permettono di scommettere sui movimenti futuri del prezzo di un asset, cioè un bene di valore posseduto da persone o aziende. I derivati offrono opportunità di guadagno ma anche rischi significativi.
L'assunto fatto da queste banche, continua Germano, è che gli investimenti nell'economia reale siano più sicuri, ma questo non è necessariamente vero. La predilezione per investimenti nell'economia reale può essere più sicura se la fonte di stress è di natura finanziaria, ma se la crisi dovesse arrivare dal settore del consumo, i sistemi finanziari di questo tipo sarebbero probabilmente impattati maggiormente rispetto al mondo occidentale. C'è un articolo del Fondo Monetario Internazionale che tratta l'argomento e arriva alla conclusione che la resistenza durante il periodo della recente crisi da parte dei sistemi finanziari di matrice islamica sia dovuta proprio alla tipologia di portafoglio, non tanto a una struttura intrinseca dell'essere una banca islamica. L'eticità degli investimenti, di cui al punto 4, è un tema caldo anche in Occidente. Di recente sono nati fondi etici e in generale tutto il settore sta cercando di muoversi verso un ambiente più rispettoso e inclusivo, e io aggiungo, speriamo. Il percorso è ancora lungo e ci sono tanti che se ne fottono. Chi sponsorizza la finanza islamica crede che i valori dell'Islam siano intrinsecamente corretti e pertanto vede il modo di muoversi occidentale come sbagliato per definizione. Definire la finanza islamica più etica funziona solo se si è dentro quel tipo di sistema di valori. E questo era il contributo del nostro esperto di finanza, Germano Reale, che ancora una volta ringraziamo davvero all'infinito. Quindi, per ricapitolare, la finanza islamica si basa su alcuni principi chiave. Non permette di guadagnare sugli interessi, condivide i rischi con i clienti, preferisce investimenti nell'economia reale e investe solo in attività considerate etiche secondo la legge islamica. A differenza delle banche occidentali, le banche islamiche guadagnano attraverso commissioni anziché interessi. Come ci ha spiegato Germano, però, la differenza sta solo nella forma e non nella sostanza, poiché in pratica entrambe le modalità, quella occidentale e quella islamica, finiscono per ottenere un risultato simile, anche se attraverso meccanismi diversi. Prendiamo per esempio ancora l'acquisto di una casa. Nella finanza occidentale una banca concede un mutuo a un cliente, prestando del denaro con l'obbligo di restituirlo con gli interessi. Gli interessi rappresentano il guadagno della banca, quindi il cliente ottiene subito il denaro necessario per acquistare la casa e nel tempo ripaga sia il capitale prestato che l'interesse aggiuntivo. Nella finanza islamica invece il guadagno della banca non può derivare dagli interessi perché è proibito. Per aggirare questo divieto, la banca utilizza contratti di compravendita o di compartecipazione. Nel caso della musharaka, la banca e il cliente comprano insieme l'immobile e il cliente ripaga gradualmente la quota della banca insieme a una commissione che rappresenta il guadagno. Nel caso della wakala, la banca compra la casa e la rivende al cliente a un prezzo maggiorato rispetto al costo iniziale, consentendo alla banca di ottenere un profitto. Sebbene questi metodi rispettino formalmente i principi della finanza islamica, il risultato finale per il cliente è simile a quello di un mutuo con interessi. In entrambi i casi il cliente finisce per pagare una somma totale superiore al valore iniziale della casa, che include un margine di profitto per la banca. Quindi, anche se la forma giuridica è diversa, nella finanza islamica è una compravendita o una compartecipazione, la sostanza economica è molto simile. La banca presta dei soldi o un bene e guadagna da questa operazione nonostante il divieto di interessi. La finanza islamica si presenta come un modello etico e giusto, fondato su principi religiosi che la distinguono dalla finanza occidentale, spesso criticata per la sua avidità e mancanza di scrupoli. Tuttavia, a ben vedere, le dinamiche sottostanti non sono poi così diverse. La finanza islamica vieta formalmente gli interessi, ma trova comunque modi per generare profitti attraverso commissioni e margini, ottenendo un risultato molto simile a quello delle banche occidentali. Questo solleva una questione di ipocrisia. Un sistema che si propone come moralmente superiore finisce per adottare pratiche che, sebbene confezionate in modo diverso, non si discostano molto da quelle del corrotto Occidente. Insomma, un sistema equo di giustizia sociale, uguaglianza, elevati standard di etica, trasparenza e senso di responsabilità? Ritenta, anche oggi si abolisce la povertà domani. Concludendo, ci sembra di poter dire che la distanza tra il modello occidentale e la sua alternativa islamica non sia come si vorrebbe dare ad intendere. La maggior parte della gente musulmana, che non possiede grandi quantità di denaro, peraltro, continua ad avvalersi di forme di prestito cui accede direttamente all'interno della propria comunità, tenendosi alla larga anche dalle banche con pretese etiche divinamente ispirate.
Per quanto riguarda le banche come quella di Dubai, diciamo che qua ben si applicherebbe l'adagio fatta la legge divina, in questo caso trovato l'inganno. Purtroppo non ai danni di Dio, visto che come accade nelle banche occidentali, i soldi ce li rimette la gente, mica tu Allah. Per oggi la puntata si conclude qui. Io ti ringrazio per essere stato qui con me e ci vediamo al prossimo video. A presto, Nero.